troviamo a Crapulla, una delle più belle zone della costiera lubrense, della costa di Massa Lubrense, dove praticamente la natura e la storia si fondono insieme. I pescatori di Crapulla sono forse dei pescatori davvero particolari. Alcuni li hanno definiti pescatori della montagna, perché dalle loro case a Torca, prima di raggiungere il fiordo, devono scendere per centinaia di scalini e risalire alcune volte con il pescato, con ciò che sono riusciti a trovare, ed era la fatica, la durezza di una vita completamente diversa. Per cui, più che dei pescatori, sono dei veri e propri alpinisti della pesca. L'abbazia di San Pietro a Crapulla fu fondata probabilmente nel 1100. Le prime testimonianze le abbiamo desunte da alcuni antichi documenti conservati ad Amalfi. Era probabilmente pertinenza dell'abbazia di Monte Cassino e ci troviamo proprio nello spazio dove sorgeva l'antica chiesa, orientata ad oriente. Invece quella che vedete alle mie spalle è la cappellina di San Pietro. È stata costruita nel 1949 con le rimesse degli emigrati. Fu la famiglia Massa a raccogliere i soldi che tutti i torchesi emigrati oltreoceano inviavano per ricordare San Pietro. La presenza della chiesetta in questo punto oggi ci trae in inganno. Non era questo l'orientamento originario dell'antica chiesa di San Pietro a Crapulla. Oggi infatti è orientata verso occidente, ma anticamente invece tutte le chiese erano orientate verso oriente. Non solo era una tradizione liturgica, ma anche un qualcosa di pratico. Il sole, infatti, quando sorgeva doveva illuminare il luogo. La chiesetta era a 3 navate, magnificamente affrescata, come rimane ancora su una navata laterale. Il materiale di spoglio usato proveniva e non si sa bene da dove. Alcuni ipotizzavano una villa, altri invece ipotizzavano alcune strutture che servivano d'appoggio a 2 ville insulari, una che sorgeva sui Galli e l'altra sull'isola dell'Isca. L'altare, magnifico, sorgeva proprio in quel punto e dominava il Rio Iergio. Nella zona là in fondo, anche se è difficile da immaginare perché c'è la vegetazione, sorgeva la zona absidale con il più grande al centro e i 2 più piccoli laterali. Tutta la zona absidale veniva retta sullo strapiombo verso il mare da un grande possente muro a scarpa, un po' come la torre di fronte, la forma a scarpa della torre di avvistamento del Monte di Pietro, anche chiamata Torre San Pietro. L'abside centrale, il più grande, conteneva anche l'unico altare e, come ci tramandano le fonti e le descrizioni dei vari vescovi che hanno visitato questa abbazia nel corso dei secoli, probabilmente l'abside era dipinto con il Cristo Pantocratore, proprio per ricordarci il legame con l'arte bizantina. Oltre la zona absidale e tutta la chiesa era molto affrescata e vi erano anche raffigurati i santi San Pietro gli Apostoli e i santi sorrentini San Valerio e San Renato. Qui a sinistra possiamo notare una struttura che a molti può sembrare un pozzo, ma in realtà era un faro. Un faro, infatti, come possiamo notare, c'è una grande apertura verso il mare e una piccola laterale che serviva per alimentare il fuoco all'interno. È difficile immaginarci che in questo posto potesse sorgere un monastero. E infatti le antiche testimonianze ci dicono che vi era un piano terra, dove un refettorio e alcune stanze, e un primo piano, dove c'erano le vere e proprie celle dei monaci. Negli ultimi tempi, come potete notare, gli scavi dell'Università Federico II, coordinati dalle professoresse Valentina Russo e Bianca Ferrara, hanno acclarato che ciò era vero. Vi era un piccolo monastero, con un piano terra e un piano superiore, e con una scala d'accesso. I monaci hanno vissuto in questo luogo fino alla fine del 400. Dopo è cominciato un lento
decadimento. Già nel 1533, quando il celebre poeta Teofilo Folengo visitò il monastero, notava che tutto iniziava a cadere in rovina. Fu alla fine del Seicento, probabilmente, che la struttura cominciò a crollare, tanto che nell'Ottocento i francesi non potevano che vedere soltanto un rudere dell'antico e potente monastero di Gravona. Qui possiamo notare delle colonne inglobate all'interno della costruzione della moderna cappella di San Pietro. Questo ci fa capire come l'abitudine di riutilizzare il materiale trovato sul posto è continuata nel corso dei secoli. Questo perché un luogo così impervio rendeva difficile il trasporto di materiale sia via terra che via mare. Questa insenatura magica, probabilmente nel suo lungo viaggio verso Roma, San Pietro si fermò e con le sue dolci parole evangelizzò i primi cristiani, i pescatori del Delubro, probabilmente devoti ad Atena o ad Apollo, e con le sue parole riuscì ad evangelizzare e a far sì che si aprissero al nuovo credo, al credo di Cristo. Questa tradizione sopravvive intatta, nonostante i secoli, nonostante le tante vicende che hanno visto Crapula, questa insenatura davvero meravigliosa. Luogo di attività, luogo di pesca, luogo di lavoro per decine di famiglie. Le strutture che noi vediamo adesso costruite all'interno della Marina di Crapulla sono dei magazzini risalenti all'epoca dell'abbazia, quindi strutture che i monaci usavano probabilmente per stoccare le merci e vennero costruiti su resti di epoca romana. Queste strutture attualmente oggi sono utilizzate ancora, ma vengono usati per il ricovero delle barche. Testimonianza ancora oggi visibile dell'utilizzo che hanno fatto i romani di questa insenatura è questa questa struttura che serviva per incanalare e captare le acque che scendevano abbondanti dal rivo Iarito. L'acqua veniva poi stoccata all'interno di cisterne e veniva successivamente trasportata sulle ville romane che sorgevano sugli isolotti di fronte a Crapolla, l'isolotto degli Galli e l'isolotto dell'Isca.